Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica per piccole, medie aziende o organizzazioni che ti fa prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un caso che trovo divertente perché è la prima volta che ti faccio vedere un caso che ha un nome tecnico, ossia un cieco. Come puoi notare, come nomi di colonne abbiamo dei nomi generici. Questa cosa qui rientra nei casi studio cieco o ciechi. Quando si usano questo tipo di studi? Quando si vuole ridurre il pregiudizio verso l'analisi da parte del ricercatore. Nel caso specifico questo succede in molti ambiti clinici, in ambito farmacologico, ma più in generale nell'ambito biostatistico. Come vedi abbiamo 3, 4, 5, 6 variabili esplicative e una variabile obiettivo continua, così come le altre. Abbiamo 100 osservazioni complete, l'altro 20 servirebbero per la parte di test nel momento in cui noi vogliamo costruire un modello che prevede le ultime 20 y. Iniziamo con una serie di statistiche esplorative. Se hai già visto altri miei video, noterai immediatamente che la nostra variabile obiettivo non è distribuita come una normale, cioè una cosa, diciamo, fatta così a curva di campana. Questo ha delle ripercussioni sulla qualità del modello che andiamo a costruire, cioè il modello che spiega la variabile y. Andiamo a vedere le altre variabili. A me sembrano tutte variabili abbastanza uniformi. Chiaramente, trattandosi di uno studio cieco, io posso farmi anche un'idea di quelle che sono le possibili variabili. Ad esempio, guardare questa, mi verrebbe da dire che non siamo nell'ambito economico, dove abbiamo distribuzioni esponenziali negative. A guardare le X io direi che abbiamo dei dati strumentali. Qua mi sono fatto una mega matrice di correlazione delle variabili e qui si possono fare già varie osservazioni. Per tutte le variabili esplicative, nel migliore dei casi abbiamo una correlazione lineare e basta, non cose non lineari. Ma si possono notare delle cose. Innanzitutto guarda, abbiamo 4, 5, qualcosa più di 5, anche qui qualcosa più di 5 e anche qui. Abbiamo per ogni variabile esplicativa un gruppo di punti che si distanzia rispetto a quello che è il classico andamento lineare. È come se tu hai l'auto del volante che continua a tirarti a sinistra. Nel caso di x2 la cosa è ancora più strana da spiegare come metafora, perché vediamo che qui una parte di punti proprio parte per la tangente. Passaggio successivo, le correlazioni con le significatività, e nota che solo per x1 e x5 abbiamo una correlazione significativa. Adesso serve verificare se x1 e x5 risultano correlate. In caso affermativo è un problema. Basta muoversi su questa colonna e la risposta è no, anche se di poco verrebbe da dire. Quindi possiamo utilizzare, secondo questo metodo, entrambe le variabili nel modello. Facciamo una correlazione più rigorosa con il metodo bayesiano e come vedi qui le conclusioni cambiano. Mentre prima avevamo sia x1 che x5 significative, qui abbiamo solo x1 significativo. Attenzione però che x2 ovviamente non potrà mai venire fuori una correlazione lineare, perché vedi che c'è questa cosa che assolutamente disturba la correlazione lineare. Andiamo a vedere i dettagli. Nel caso di x1 abbiamo tutto a favore dell'ipotesi che indica che ci serve, qua sta tutta su, qua sta tutta su. Nel caso di x5 questo sembra una cosa positiva, ma se andiamo a vedere quest'altro vedi che la maggior parte sta sotto, quindi nell'ipotesi nulla, che non ci serve questa variabile. Alla luce di tutto ciò, io potrei già farmi un'idea di quella che può essere la prestazione del modello. Abbiamo cosa? Una y distribuita non come una normale, ma con una normale con una asimmetria a sinistra. Quindi una normale spostata a sinistra, forma di inquinamento se vogliamo. Poi abbiamo solo una variabile significativa
di 6. Se abbiamo un modello che spiega il 50% con una variabile, secondo me è già un grande risultato. Quindi, in altre parole, non mi aspetto un modello sufficiente, ma andiamo a farlo. Quindi, nel modello che utilizza solo x1, che era significativo, come già anticipato, abbiamo una prestazione del 10%, che è abbastanza scarsa. Veramente si possono fare delle migliorie. Una di queste è provare a togliere l'intercetta. A intuito mi verrebbe da dire che se togliamo l'intercetta avremmo un miglioramento delle prestazioni, perché vedi che la maggior parte dei casi della Y cade fra queste tre colonne, e verrebbe da dire che abbiamo più del 50% dei casi qua. Invece non abbiamo un miglioramento dell'R quadro, ma secondo me se facessi un paragone fra quale di questi modelli ha una prestazione migliore in termini di statistica test, io credo che non verrebbe fuori una differenza significativa. È finita qui? No. Come dicevo, una Y distribuita così è fonte sicuramente di problemi. Quindi, come ho fatto vedere in un altro video, ci tocca trasformare questa Y. Ma qui non possiamo utilizzare la trasformazione logaritmica, perché il logaritmo di un numero negativo diventa un problema. A questo punto proviamo a ripetere il modello con questa nuova variabile, ma comunque io mi aspetto un miglioramento, perché non avendo i numeri negativi e quindi meno osservazioni, le cose possono solo migliorare. E infatti vedi che passiamo da uno 0,10 a uno 0,5. Però vediamo la diagnostica. Abbiamo sicuramente 3 problemi. Questa è la cosa che va meno peggio, ma anche qui vedi che hai un certo andamento che è problematico. Anche io potrei fare altri tentativi in termini di trasformata. Comunque, visto che, come già ho anticipato, abbiamo soltanto una variabile, non possiamo fare granché se non rimuovere queste osservazioni, ma io non mi aspetto grossi miglioramenti. Quindi questo è un possibile punto di attacco: rimuovere eventuali valori anomali. Secondo punto di attacco: non possiamo fare una trasformata di questa x, perché qua dentro in ogni caso ci passa una retta, non vedo altre alternative. Terza cosa, verificare se questa y dipende da se stessa, sia un'autocorrelazione. Quarta cosa, non si può fare, ossia un modello con interazioni. Anziché x1 più x2 si fa ad esempio x1 per x2, ma non ho motivi per avere sospetti che questa cosa serve. Per quanto riguarda il discorso y che spiega se stessa, qui ho fatto un grafico della serie storica di y. Questa è l'autocorrelazione, qui è l'autocorrelazione parziale, e vedi che non salta fuori nulla di significativo. Come ultimo tentativo posso provare a fare una di quelle interazioni che dicevo, tenendogli dentro x2 come una specie di esponenziale. E come vedi questa interazione è inutile, non è significativa, così come anche quella trasformata sulla x2. C'è l'ultimo modello con x1 e x5, ma so già che x5 non serve a niente. Quindi anche questo secondo modello non ci va ad aggiungere nulla di nuovo, in quanto la diagnostica comunque presenta dei problemi, in particolare per questi 3-4 punti che avevo evidenziato anche a inizio video. Come puoi notare, i grafici di diagnostica su questo programma sono diversi rispetto a quelli di Jasper. Io mi trovo più con questi perché è più vicino alla mia formazione, diciamo. Come puoi aver osservato, in questo caso di cieco non sono riuscito a creare un modello utile, in quanto avevamo presumibilmente poche variabili. E se anche tu vuoi farmi costruire un modello con dati ciechi, perché li reputi troppo sensibili da condividere, mi puoi contattare sui principali social e ci metteremo d'accordo. Ciao!